In questa super pillola andiamo a fare un bel po' di esercizi per il passaggio alla Si del clarinetto, che sappiamo essere un passaggio molto sfidante. Con questi esercizi, se fatti quotidianamente, avrai dei risultati immediati e duraturi. Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, io sono Emanuela e sono una clarinettista professionista. Nella vita mi occupo di formazione, di insegnamento, sono anche una coach laureata in programmazione neurolinguistica e coaching umanistico. Aiuto le persone a imparare a suonare il clarinetto, a migliorare il proprio modo di suonare e a improvvisare e comporre. Se non l'hai ancora fatto, visita la playlist delle pillole di clarinetto, ci sono tantissimi contenuti che potrebbero esserti utili. Quando ho incominciato a suonare il clarinetto, non avevo neanche 12 anni, mi ricordo che studiavo su un metodo che si chiamava Lefebvre. E Lefebvre aveva ad un certo punto nelle prime lezioni 2 o 3 righe che erano dedicate al passaggio La Si. E io mi ricordo che, piccola, mi ero resa conto che questo era un passaggio veramente sfidante. E quindi facevo questo esercizio sul passaggio La Si del Lefebvre miliardi di volte. Se fosse oggi, sinceramente, me li scriverei da sola gli esercizi, perché credo che sia molto più interessante, divertente e produttivo. Oggi, infatti, sono qui a proporti diverse pagine di esercizi per il livello base, il livello intermedio e il livello avanzato. Il passaggio di registro La Si è un argomento che io ho già trattato in una pillola precedente, ti lascerò il link nella descrizione di questo video, nella quale do un pochino di consigli in merito al passaggio La Si, al fatto di tenere le dita vicine, al fatto di tenere correttamente la mano sinistra sul clarinetto, che è una cosa fondamentale. Se infatti tieni la mano in maniera scorretta, il passaggio La Si non ti viene. Facciamo un piccolo riassunto che sicuramente male non fa. Quando devo fare un passaggio di registro è molto importante che le mie dita siano vicine alle chiavi e ai fori. Questo perché nell'atto di aprire eccessivamente la mano, quando vado a richiudere, è molto probabile che io sia piuttosto imprecisa nell'atto di chiudere, quindi è molto importante tenere la mano raccolta. È importante nella stessa misura anche avere la mano sinistra posizionata in maniera corretta. Questo è un problema che io vedo molto spesso nei clarinettisti, soprattutto in quelli che studiano i primi anni. Ed è un problema facilmente risolvibile, ma che se ti porti dietro da un po' di anni ti potrebbe ostacolare molto nella tecnica. La mano sinistra infatti spesso viene posizionata dritta, così, e questo è un problema perché io quando devo andare a fare il passaggio alla Si e ho la mano dritta, sicuramente non è nella posizione ideale per poter fare passaggi di registro veloci e fluidi. È molto semplice posizionare correttamente la mano sinistra. Ti faccio vedere come fare. Lascio la mano libera in caduta, alzo l'avambraccio, la mano in realtà è già in posizione corretta. E qual è la posizione corretta della mano? È facile da capire. Quando io ho la mano in posizione corretta, la mano non è dritta così, è leggermente inclinata verso l'alto. Questa posizione mi permette di avere il dito indice della mano sinistra in posizione ottimizzata. Quando io devo andare a pigiare la chiave dell'A, con una piccola rotazione della mano posso facilmente chiudere e azionare la chiave dell'A. Quindi quando la mia mano è in posizione corretta, faccio La, Si, vedi? È già pronta, è già lì. Se io invece ho la mano in posizione orizzontale, devo fare il saltello da una parte all'altra. Capirai che questo non è sicuramente un movimento ottimizzato. Come in tutte le cose, però, l'esercizio continuativo e protratto nel tempo mi permette di perfezionare il movimento, anche perché ognuno di noi ha un tipo di mano diversa rispetto ad un'altra persona. C'è chi ha la mano magrolina, la mano più cicciottella, più grande, dita lunghe, e quindi ognuno di noi ha una caratteristica diversa da un altro e solamente con la pratica il corpo va a capire che tipo di movimento è ottimizzato. Quindi in linea generale tengo la mano correttamente, le dita vicine alle chiavi e ai fori, però poi è con l'esercizio continuativo nel tempo che posso imparare a gestire il passaggio di registro e la posizione delle mie mani.
Nella descrizione di questo video troverai un PDF completo, che adesso ti spiegherò come funziona, che potrai tenere in consultazione durante il tuo studio. Gli esercizi di questo PDF sono diverse pagine. Ci sono gli esercizi con il riquadro verde, sono gli esercizi di base per quelli che sono all'inizio nel percorso di studio col clarinetto. Poi ci sono gli esercizi arancioni, che sono quelli intermedi per chi già è un pochino più avanti, e poi ci sono gli esercizi avanzati che sono colorati di rosso. Questo che propongo è un modello nel PDF, ovviamente tu puoi tranquillamente personalizzare quel tipo di esercizi, ma la cosa veramente importante è che tu li faccia sempre in legato, perché nel legato, se c'è qualcosa a livello tecnico che non va, viene fuori e quindi posso avere un feedback se il passaggio sta funzionando oppure no. Nel momento in cui si vogliono fare delle varianti sull'esercizio va benissimo, però facendo lo staccato si va a perdere un pochettino il feedback giusto riguardo alla tecnica, perché lo staccato a volte maschera dei problemi di tecnica. Quindi lo puoi fare tranquillamente anche in staccato, senza alcun problema, solo che ricordati che lo staccato potrebbe creare dei falsi risultati. Quindi se vuoi incrementare il passaggio La Si, devi farlo sempre in legato. Quindi, pur facendo delle variazioni in staccato, però è sempre consigliabile studiarlo sempre in legato e poi fare le tue variazioni sullo staccato. Eccoci qui davanti al nostro PDF, come puoi ben vedere ci sono esercizi che sono dentro il riquadro verde, esercizi che sono dentro il riquadro arancione e gli ultimi esercizi che sono dentro il riquadro rosso. Questi sono dei codici colori che ci permettono di distinguere gli esercizi di livello base, gli esercizi di livello intermedio e gli esercizi di livello avanzato. Partiamo dagli esercizi di livello base. Come puoi ben vedere, qui abbiamo un tempo di 4/4. In chiave per gli esercizi di livello base non ci sono alterazioni, poi ti farò vedere negli esercizi di livello intermedio come funziona. Un tempo consigliato di 80. Cosa significa? 80 vuol dire che è un tempo che non è né troppo lento né troppo veloce. Tu puoi arrivare a 80, non c'è bisogno di fare gli esercizi direttamente a 80. Puoi partire da un 60, l'importante è che siano precisi. Per questo puoi sempre registrarti e riascoltarti per capire se è tutto a posto. Qui ho messo nell'esercizio numero 1 delle legature di portamento fra una nota e l'altra, che è molto importante andare a rispettare per il principio del suono legato, per sentire tutto quello che succede nel mio strumento e nel mio suono. Gli esercizi sono sempre delimitati da una doppia stanghetta, quindi questo è un esercizio, questo è un altro esercizio, questo è un altro esercizio. Qui trovo esercizi che si dispiegano un pochino diversamente, qui ci sono delle legature di frase, un pochino più lunghe, e poi incominciamo anche a metterci delle alterazioni per fare il passaggio col Si bemolle, col Si naturale, Si bemolle, eccetera. E man mano che si va giù gli esercizi incominciano a diventare sempre un pochino più articolati, fino ad arrivare all'ultimo esercizio che ti fa saltare di ottava, ti fa andare su con il registro, ti fa andare nel registro basso, eccetera. Per studiarli puoi applicare il metodo del tempo, quindi dire prendo i primi 2 esercizi e ci lavoro 10 minuti di orologio. Ok, magari al quinto minuto posso fare 1 minuto di pausa e poi riprendere il mio lavoro. Oppure puoi dire non ho un tempo, lavoro sui primi 2 esercizi e mi do questo scopo. Per esempio farli precisi a 80 battiti al minuto, registrare, ascoltare la registrazione e vedere come va. Gli esercizi di livello base sono dedicati a quelli che sono all'inizio, quindi diciamo il primo anno di studio del clarinetto. Se gli esercizi di livello base ti vengono particolarmente bene, puoi andare direttamente agli esercizi di livello intermedio. Farli a 80 è già una buonissima velocità. Ho legato per questo primo esercizio, per esempio, tutta una battuta. Attenzione ai salti e attenzione alle alterazioni. Andiamo a vedere di che cosa sto parlando. Alcuni esercizi li ho scritti come questo, per esempio in Fa maggiore, alcuni altri in Sol, per esempio, perché qui abbiamo il Fa diesis, poi abbiamo Si bemolle maggiore, questo qui, e poi ritorna tutto in Do. Quest'ultimo esercizio, battuta 81, è particolarmente sfidante perché è molto molto scomodo. Do la, do diesis la, abbastanza scomodo. Valuta bene, per esempio, questo Mi bemolle, se prenderlo
con la chiave 7, con la 7 bis, molto importante, quindi con la posizione di sinistra o di destra. È molto importante deciderlo prima, perché nel momento che stai facendo l'esercizio non puoi deciderlo in quel momento lì, lo devi decidere prima perché altrimenti poi ti confondi. Faccio lavorare anche la mano destra e la mano sinistra. Ecco, qui puoi creare delle varianti dell'esercizio dove una volta lo fai a destra, il do diesis, e magari una volta lo fai a sinistra. Potrebbe essere una possibilità. Questo rende l'esercizio molto molto più efficiente, che ti dà molti più risultati, sicuramente creando delle varianti tecniche. Gli esercizi di livello intermedio si concludono alla battuta 92, dove anche qui c'è un bel trottare della mano, sia la mano destra che la mano sinistra, e sia il passaggio di registro. Consiglio sempre di studiare bene il movimento della mano e capirlo, quindi parto dal lento e poi piano piano lo velocizzo. Dalla battuta 93 fino a fine pagina abbiamo una serie di esercizi di livello avanzato. Questi esercizi sono tutti in legato, come gli altri. Per comodità di lettura non ho inserito anche la legatura per non creare inquinamento visivo dello spartito, e sono degli esercizi abbastanza sfidanti per i quali non ho inserito volutamente un'indicazione metronomica, perché bisogna capire a che velocità viene preciso. Gli esercizi sono scritti in tonalità, ho usato anche delle scale modali per realizzarli. Alcuni sono molto molto vivaci dal punto di vista delle note, per esempio questo che parte da battuta 101 è abbastanza sfidante come esercizio, è molto divertente anche da suonare. All'inizio del capitolo degli esercizi avanzati c'è scritto: si possono usare i modelli seguenti trasportando per semitoni o toni interi. Significa che se io voglio posso ampliare l'efficacia di questi esercizi trasportandoli per semitoni o per toni interi. Quindi potrei prendere il modello di toni e semitoni di questo esercizio numero 1, per esempio, e trasportarlo, non lo so, un semitono sopra, facciamo finta, quindi trasportarlo in Fa, o un tono sopra, quindi trasportarlo in Fa diesis. Questo è molto interessante perché va a creare un modello di varietà all'interno della tecnica e anche di creatività, diciamo, dell'esercizio stesso, perché giustamente ci troviamo poi a dover trasportare un'ottava sopra, cambiare tipo di diteggiatura, eccetera. È molto molto interessante. Per quanto riguarda la struttura dell'esercizio, è un esercizio semplice, è una scala di Fa, vedi che c'è il Si bemolle che parte dal Mi, quindi diciamo che in questo caso questa nello specifico è una scala locria, che termina poi con la sua nota d'impianto che è il Fa. L'esercizio seguente, che parte da battuta 97, come vedi ha 2 bemolli. In questo caso abbiamo la tonalità di Si bemolle che parte dalla quinta, Si bemolle Re Fa. Parte dalla quinta e finisce con il Si bemolle, che è la sua nota d'impianto. Quindi è molto interessante prendere il modello e dire: ok, è una scala di Si bemolle che parte dal quinto. Se lo voglio trasportare, per esempio, facciamo finta, in Sol maggiore, parto dalla quinta di Sol che è Re e applico le alterazioni che ci sono all'interno della scala di Sol. Potrebbe essere una buona idea che crea molta varietà. Sono sicura che con questi esercizi ti divertirai veramente tantissimo. Falli con calma, prendine uno, esploralo, capiscilo e cerca di velocizzarlo sempre di più. Se sei arrivato a questo punto del video, evidentemente l'argomento del passaggio La Si ti interessa davvero. Allora, che ne dici di iscriverti al canale, lasciarmi un like o lasciarmi un commento? È molto importante fare una di queste cose o tutte e 3 le cose, perché così l'algoritmo mi aiuta un pochino di più, mi fa crescere di più e mi permette di continuare a fare contenuti gratuiti che possono aiutarti nel tuo percorso di studio. Quindi, se ti è possibile, non ti costa niente, penso, iscriviti, lasciami un like o lasciami un commento. Planning di studio in 7 giorni per la tua settimana. Molti allievi mi chiedono: ma bisogna studiare tutti i giorni, 7 giorni su 7? Per quanto tempo bisogna studiare? Come bisogna gestire la giornata di studio? Questi ovviamente sono argomenti che io poi tratto anche nelle mie sessioni di coaching, però per quanto riguarda questo tipo di esercizio, il consiglio che ti posso dare è di prendere il tuo livello di studio, quindi non cercare di fare gli esercizi avanzati se suoni il clarinetto da 3 mesi, fai quelli di base ovviamente, capisci che tutto funziona bene
bene quando parti dalla velocità 80 e ti viene perfettamente bene, magari aumenti la velocità a 90-100 di metronomo e l'esercizio continua a funzionare perfettamente bene. Allora in quel momento lì puoi passare al blocco successivo, per esempio quello arancione. Sempre con molta calma, ricordati che comunque l'esercizio di base è comunque efficace per il passaggio alla SI. Quindi anche se sei oltre quel livello ma fai l'esercizio di base non si fanno danni, ma si crea sempre comunque un beneficio. Quello che consiglio io è di garantirsi uno studio di almeno 5 giorni alla settimana. 5 giorni alla settimana garantisce comunque dei risultati eccellenti se fatto bene, e sono 2 giorni che magari una persona un giorno si riposa, ci può stare. Anche il creatore si è riposato al 7° giorno, quindi possiamo riposarci anche noi una volta alla settimana, e un altro giorno ce lo teniamo di bonus perché magari devo fare delle commissioni, mi succede un imprevisto, non mi sento bene, non riesco a studiare, allora in quel caso mi tengo un giorno di bonus. Quindi 5 giorni alla settimana di studio sono molto efficaci. Consiglio di lavorare per obiettivi, nel senso che posso lavorare in termini di tempo, posso lavorare in termini di numero di esercizi da fare. Gli esercizi che trovi nel PDF, quando finiscono, lo capisci perché ha una doppia stanghetta. Quando finisce la doppia stanghetta vuol dire che quell'esercizio lì è finito. Quindi tu potresti dire: studio 2 esercizi del blocco verde oggi, 2 esercizi del blocco verde domani, e quando finisco la mia rotazione degli esercizi ricomincio da capo. Questa è una via possibile. Un'altra via possibile è invece in termini di tempo. Io posso prendere il primo esercizio del blocco verde e dedicare un tempo a quel tipo di esercizi. Per esempio, dedico 10 minuti di orologio all'esercizio. Posso praticare l'esercizio per 10 minuti, per esempio partendo dal lento, andando ad incrementare leggermente la velocità e annotando, questa è una cosa molto importante, annotando le mie velocità. Oggi, che è lunedì, ho fatto l'esercizio al tempo di 60 di metronomo e ci metto una faccina sorridente se ha funzionato bene ed era fluido, una faccina così seria se l'esercizio funzionava però facevo fatica, e magari una faccina triste se l'esercizio facevo molta fatica a farlo e magari posso anche valutare di abbassare ulteriormente la velocità. Ti consiglio, se sei una persona frettolosa, di lavorare col tempo, perché lavorare col tempo ti costringe a concentrarti su una sola cosa per un determinato tempo. Questo modo di lavorare è molto efficace. Io ho visto degli allievi trasformarsi completamente lavorando col tempo. Se sei invece una persona che preferisce fare un paio di cose con un certo dettaglio e con una certa calma, puoi decidere di fare 1 o 2 esercizi, va comunque bene. Prova entrambi i modi, quindi lavoro per 10 minuti su un esercizio oppure lavoro su 2 esercizi il tempo che ci vuole, che poi sarà sempre 5 minuti per esercizio più o meno, e vedi che cosa ti funziona meglio, perché a volte noi ci ostiniamo a fare delle cose in un determinato modo per tutta la vita e poi ci accorgiamo solamente ad un certo punto che dice: porca miseria, avrei avuto molti più risultati magari anche in meno tempo. Quindi sempre sperimentare nuovi metodi di studio. Se studiate con un insegnante, chiedete al vostro insegnante vari tipi di metodi di studio delle cose, perché non ce n'è solo uno, ce ne sono molti e ognuno di noi funziona in un modo diverso da un altro, e quindi magari cambiando metodo di studio si hanno molti più risultati. Vale la pena provare diverse vie, sicuramente. Sono molto felice di aver pubblicato questo video perché penso veramente che possa essere di grandissimo aiuto alle persone che stanno studiando clarinetto a risolvere questo passaggio che è veramente molto sfidante. Se pensi che possa essere utile a qualcuno che conosci, ricondividilo liberamente, fallo vedere ai tuoi amici. Da Seriate e del passaggio alla SI è tutto e io ti do appuntamento alla prossima pillola di clarinetto. Ciao ciao!